Ciao ragazzi, buongiorno. Come state? Cosa combinate in questa reclusione forzata? A parte non fare i compiti di inglese, che poi i compiti, insomma, sono delle attività che cerchiamo di fare insieme. Io cosa faccio? Preparo il materiale per voi, sto con Nicola, mio figlio, non con Maggiani, anche se non mi dispiacerebbe, cucino, sistemo la casa, leggo tanto e sto in terrazza. Come vedete sono in terrazza stamani, così abbiamo anche un po' di suoni di sottofondo, come quando siamo in classe. Ok, switch to English. Today I want to do this lesson with you. Let's try if this works for us. Proviamo, vediamo se facendo lezione così funziona, se riesco a essere un pochino più in contatto con voi. Abbiate pazienza perché è la seconda, terza volta che uso questo programma per registrare, vediamo un po' se ci riesco, non prendetemi in giro. Allora, come al solito abbiamo, as usual, we have a matching exercise to improve your vocabulary. It says, match the words and their meaning. We've got on your left, injured, banned, arrested, released, in prison, apartheid, democratically elected, multiracial and campaign. On your right, you've got put in prison, let out of prison, not allowed, chosen by voting, including people from different races, planned activities to get a political result, heard, stopped by the police and taken to a police station, a system where black people live separately from white people. Ok, allora, ora voi fate pausa e lo fate, vedete un po' cosa vi riesce. Io lo faccio insieme a voi, però veramente provateci e poi correggete. Ancora non ho capito come faccio a scrivere su un PDF. Se lo sapete, ditemelo, così riesco anche a segnarvi poi per bene tutti gli esercizi. Allora, injured is hurt, quindi ferito. Banned, sarebbe bandito, non lo trovo, dov'è? Not allowed, ok. Arrested, che sarebbe arrestato, stopped by the police and taken to a police station, arrestato. Released, let out of prison, rilasciato, fatto uscire dalla prigione. Imprisoned, put in prison, imprigionato, messo in prigione. Apartheid, okay, this is important. A system where black people lived separately from white people. L'apartheid è un sistema dove le persone di colore, le persone nere, vivevano separatamente dalle persone bianche. Democratically elected, eletto democraticamente. Chosen by voting, scelto tramite il voto. Multiracial, including people from different races. Multirazziale, che include persone di diverse razze. Campaign, una campagna. Ovviamente non la campagna dove si va a fare il picnic, non la trovo. Planned activities to get a political result. Eccola qua. Attività pianificate per arrivare a un risultato politico, una campagna elettorale. Ok. Can you guess what are we talking about? Or who are we talking about? We are talking about human rights. But who is an important person who has to do with apartheid, black people, prison? Can you guess? It is Nelson Mandela. Conoscete Nelson Mandela? Sì, ne avete sicuramente sentito parlare. Però abbiamo comunque il testo che ci parla di lui.
Okay, let's read it together. It is in your hands now. Nelson Mandela was South Africa's first black president. He was born on 18th of July 1918. At the age of 26, he joined the ANC, a political group fighting for black people's rights. He began a campaign against the government called the Defiance Campaign. In 1960, there was a big demonstration against the apartheid system in a town called Sharpeville. Black protesters went to the police station and the police shot at them. 69 people were killed and 180 were injured. After this demonstration, the ANC was banned. In 1962, Mandela was arrested for his work and for the ANC and sentenced to life imprisonment. He was imprisoned for 28 years and released in 1990. 3 years later, he was awarded the Nobel Peace Prize, and in the following year, he became the first democratically elected president in South Africa's first multiracial elections. He died in 2013, aged 95. Okay, allora Nelson Mandela è stato il primo presidente nero del Sudafrica. Era nato il 18 luglio del 1918 e all'età di 26 anni si è unito all'ANC, un gruppo politico che lottava per i diritti delle persone di colore. Lui ha cominciato una campagna contro il governo che era chiamata campagna di sfida. Nel 1960 ci fu una grande dimostrazione contro il sistema di apartheid. Allora, lo sapete che cos'è l'apartheid? L'apartheid era questo, diciamo così, sistema politico, questa segregazione che era stata decisa in Sudafrica nel 1948, per cui c'era una minoranza di persone bianche che diciamo era al potere e aveva segregato, cioè messo da una parte le persone di colore, quindi gli aveva tolto i loro rights, i loro diritti, ed è durata fino al 1991 questo apartheid. Ok, ci fu una grande dimostrazione contro il sistema apartheid in una città chiamata Sharpeville. I protestanti neri andarono alla stazione di polizia e la polizia gli sparò, cioè senza tanti complimenti. 69 persone furono uccise e 180 furono ferite. Dopo questa dimostrazione la ANC fu bandita. Nel 1962 Mandela fu arrestato per il suo lavoro per la ANC e fu condannato alla prigione a vita. Fu imprigionato rimase in prigione per 28 anni e fu rilasciato nel 1990, in pratica quando è finito l'apartheid. 3 anni dopo gli fu assegnato il premio Nobel per la pace e nell'anno seguente diventò il primo presidente eletto democraticamente, cioè con il voto, dell'America in elezioni multirazziali, perché finché c'è stato l'apartheid, certo i neri non avevano il diritto di votare. È morto nel 2013 all'età di 95 anni. Mandela Day is held on Mandela's birthday, 18th of July, every year. On this day, people remember Mandela's word. It is in your hands now. People take 67 minutes of their time to do something for other people. This is because Mandela spent 67 years of his life in public service. There are some things people have done. School children knitted 67 blankets for refugees. Volunteers from New Zealand, Australia and South Africa built 67 houses for people in need. Volunteers each gave 67 minutes of their time to clear rubbish from a beach. Volunteer raised money by cycling 67 kilometers. Il Mandela Day si tiene il giorno del compleanno di Mandela, il 18 luglio ogni anno. Questo giorno le persone ricordano le parole di Mandela. È nelle tue mani adesso, cioè cosa vuol dire? Sta a te, è il tuo turno. È un modo per rendere le persone responsabili, perché siamo tutti responsabili sia per i nostri diritti ma anche per i diritti degli altri, perché se ognuno guardasse al suo orticello non
non potrebbe funzionare il mondo, no ragazzi? Cioè, se io penso solo a proteggere i miei diritti ma non rispetto i tuoi, non andiamo da nessuna parte. Dove eravamo rimasti? Ok, le persone si prendono 67 minuti del loro tempo per fare qualcosa per le altre persone. Questo perché Mandela ha speso 67 anni della sua vita per il servizio pubblico. Ci sono diverse cose che le persone hanno fatto. I bambini della scuola hanno, come si dice, fatto a maglia 67 coperte per i rifugiati. I volontari della Nuova Zelanda, in Australia e dal Sudafrica hanno costruito 67 case per le persone che ne avevano bisogno. Ogni volontario ha dato 67 minuti del suo tempo per pulire dalla spazzatura una spiaggia. I volontari hanno raccolto denaro andando in bicicletta per 67 chilometri. Ok, what I would like you to do is to glue this sheet of paper on your copybook. Write down the new words you didn't know, now you know, with their translation. Study the most important things about Nelson Mandela. Using this timeline, read again and put the events from Mandela's life on the timeline. And then I would like you to suggest some activities you could do to celebrate Mandela Day, and they have to do with 67. Ok, quello che voglio che facciate è appiccicare intanto questo foglio sul vostro quaderno, scrivervi le parole che non conoscevate e, aiutandovi con l'esercizio 3B, scriviate gli eventi più importanti della vita di Mandela, in modo da sapere un pochino di cose sulla sua vita. E poi vorrei che mi inventaste qualche attività da fare per celebrare il Mandela Day. Ovviamente devono avere a che fare con il 67, ok? Allora ragazzi, per me è stato un po' strano effettivamente fare questa lezione parlando da sola col computer, poi oltretutto sono in terrazza, ma avranno presa per scema sicuramente. Però pazienza, se serve per coinvolgervi, per stare un po' vicini, va bene tutto. Datemi un feedback, fatemi un po' sapere che ci siete, ok? Ora vi metto tutto su Edmodo. Ciao ragazzi, bye kids!